Ciao, sono Tiziano Zanotti. In questo video ti parlo di un testo in 2 volumi che ho studiato con grande interesse e che secondo me merita davvero un posto nella tua biblioteca musicale. Tecnica moderna di armonia di Gordon Delamont. L'edizione originale è in inglese del 1965. Quella italiana è uscita negli anni 90 per la Piccolo Conservatorio Nuova Milano Musica e successivamente poi ristampata dalla Curci nel 2011. Questi che vedi, questo e questo, sono gli originali che comprai io nel 1996, erano rilegati così, in modo molto artigianale. 2 volumi, il primo volume 200 pagine e il secondo 319 pagine. La traduzione italiana, almeno nella mia edizione, è un po' imprecisa, ma comunque è ben comprensibile. Questi libri fanno parte di una collana di 6 volumi, sempre di questo Delamont, che comprende anche testi su arrangiamento per orchestra jazz, contrappunto, dodecafonia e un testo specifico per lo studio della melodia. In altri video parlerò anche di quelli, degli altri libri. Qui ci concentriamo sui 2 volumi dedicati all'armonia. La loro caratteristica principale è quella di creare un collegamento diretto e senza traumi tra l'armonia classica, quella dei bassi da armonizzare alla Piston, alla Schoenberg, e l'armonia tipica del jazz, caratterizzata invece dalle sigle, dalle sostituzioni, l'improvvisazione, eccetera. Un'analisi della musica molto ampia, senza ideologie o prese di posizione per un solo stile o periodo. Chiaramente questo tipo di approccio in America e negli Stati Uniti e nel nord Europa è ormai consolidato da tempo, mentre in Italia è ancora molto un po' combattuto, diciamo. Ed è proprio uno degli obiettivi di questa serie di video che sto facendo, contribuire a rinnovare la didattica dell'armonia andando oltre i soliti testi tradizionali italiani, specialmente quelli della prima metà del Novecento. Tornando ai libri, usano un linguaggio tecnico ma chiaro, è pieno di esempi musicali originali, composti dall'autore e non tratti dalla letteratura musicale. Alla fine ogni capitolo ha inserito una serie di esercizi pratici e in appendice alcune possibili soluzioni. Il primo volume è incentrato sulla conduzione delle 4 voci, partendo dalle triadi e settime. L'obiettivo è di sviluppare la capacità di scrittura, migliorare l'orecchio e capire in profondità le possibilità tonali delle successioni armoniche. Il secondo volume, invece, si dedica, si dedica all'estensione della tonalità. I concetti sono molto interessanti, come la tecnica dei modi misti, l'uso delle note accidentali, come i ritardi, gli accordi di nona, varianti melodiche, eccetera, e l'armonia parallela, le scale per moto contrario e la divisione uguale dell'ottava. Tutti argomenti poco trattati anche nei testi dedicati all'armonia extratonale. Questi argomenti sono anche legati al periodo in cui i 2 volumi sono stati scritti, cioè tra gli anni 50 e 60, e nell'ambiente di ricerca in cui si inserivano negli Stati Uniti. Era un periodo in cui i compositori e i teorici del jazz come Schillinger, Slonimsky, Gunther Schuller, George Russell cercavano una sintesi tra il jazz e la classica. Questi sono testi molto comodi anche per chi studia da autodidatta, ci sono molti esempi da suonare al pianoforte e li consiglio davvero. Fammi sapere cosa ne pensi. E se senti di avere bisogno prima di rafforzare le basi, puoi iniziare da Music Plus, il primo corso online per potenziare le tue abilità musicali tramite il pianoforte. Trovi il link in descrizione. Infine iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere i prossimi video. Ciao!